Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un atleta che ultimamente è un po' sulla bocca di tutti e sto parlando di Issam Asinga, che ha fatto molto parlare di sé dato che uno degli ultimi weekend di aprile da under 20, perché lui è un 2004, è riuscito a fermare il cronometro nei 100 metri in batteria a 9,86. Certamente aiutato da una grossa folata di vento dato che l'anemometro segnava più 4,1 metri al secondo, e poi è in finale che ha veramente fatto cose pazzesche perché ha fermato il crono a 9,83, sempre irregolare perché il vento era comunque superiore ai 2 metri al secondo, però era molto meno rispetto alla batteria, dato che in finale l'anemometro ha segnato più 2,6. Ed inoltre, oltre a questo fatto, è riuscito anche a battere in finale Noah Lyles, che certamente non è l'ultimo arrivato dei velocisti. E Lyles in finale ha realizzato il crono di 9,92, che anche lì è un tempo di tutto rispetto considerando che l'esordio è stagionale. Però la cosa incredibile rimane il fatto che è stato battuto da un under 20, che tra l'altro è molto bella questa cosa perché Issam Asinga ha battuto uno dei suoi idoli, perché lui ha detto che si ispira molto a Lyles, lo prende molto come fonte di ispirazione e quindi è anche un po' poetico, possiamo dire, il fatto che l'abbia battuto. Però dobbiamo anche un po' inquadrare quanto è forte questo tempo di 9,83, perché certo è stato fatto con condizioni irregolari, però parliamo comunque di un atleta che vale già ampiamente sotto i 10 secondi, perché con un vento regolare magari non sarebbe stato ovviamente un 9,83, però potremmo aspettarci che con un ipotetico più 1,9, più 2,0, che è proprio al limite per non essere segnato come vento irregolare, Issam Asinga sarebbe già sui 9,90. E per inquadrarlo a livello storico dobbiamo ricordarci che il record mondiale under 20 nei 100 metri è di Letsile Tebogo, l'atleta del Botswana che l'anno scorso ha fermato il cronometro a 9,91 con un vento di più 0,8 metri al secondo di vento a favore. Mentre se vogliamo guardare con tutte le condizioni climatiche possibili e immaginabili, con ogni bufera di vento alle spalle, il tempo più veloce di sempre di un under 20 è di Trevor Bromell, l'americano che ha fermato il crono a 9,77 nel 2014, ma aiutato con un'enorme folata di vento di più 4,2. Ed inoltre un altro atleta nel 1999 aveva realizzato lo stesso tempo di Asinga, ovvero 9,83, però qui praticamente ha corso all'interno di un uragano, visto che aveva più 7,1 metri di vento a favore lo statunitense Leonard Scott. Però ora cominciamo ad andare nel dettaglio, proviamo a capire chi è questo Issam Asinga, che tra l'altro il nome completo è Issameid Asinga, però tutti lo abbreviano in Issam Asinga e allora lo chiamiamo anche noi così. E come detto all'inizio del video, lui è un classe 2004 ed è nato il 29 dicembre. E stando alle parole del suo allenatore, lui ha una tripla cittadinanza, perché è nato ad Atlanta negli Stati Uniti, suo padre è del Suriname, credo che si dica così, o Suriname, no, credo che sia Suriname, e sua madre invece arriva dallo Zambia. Quindi lui possibilmente potrebbe rappresentare addirittura 3 diverse nazionalità, anche se voci di corridoio dicono che sarà più probabile che gareggerà per il Suriname, come ha fatto suo padre in precedenza, in maniera tale che possa evitarsi tutta la logica dei trials americani e così poter partecipare alle competizioni internazionali senza alcun problema, ovviamente con la necessità di dover realizzare il minimo di partecipazione oppure entrarci tramite target numbers. Infatti molti già dicono che probabilmente sarà alla linea di partenza ai campionati mondiali di Budapest di quest'estate. E per quanto riguarda la sua famiglia, Issam è anche un figlio d'arte, perché in famiglia hanno tutti praticato sempre atletica. Partiamo da suo padre, Tommy Asinga, che ha il record nazionale del Suriname nei 400, negli 800 e nei 1500 metri, con tempi di 46,89, 1,46,74 e 3,55,29. E suo padre è stato anche 3 volte olimpionico, perché ha partecipato ai Giochi Olimpici di Seoul del 1988, a Barcellona nel 92 e ad Atlanta nel 96. Mentre sua madre, di cui il cognome non oso neanche pronunciarlo perché è assolutamente fuori dalla mia portata riuscire a pronunciare il nome, quindi vi lascio il nome a schermo così potete leggerlo e provare a dirlo voi, ha rappresentato lo Zambia ai Giochi Olimpici del 92 e del 96 ed era un atleta che praticava velocità 100-200 e anche 400 metri.
Poi Issam ha anche una sorella che ha partecipato anche lei nel circuito dei college americani, che tra l'altro si è portata a casa qualche soddisfazione diventando la campionessa nazionale di Division 3, ovvero la terza categoria, se così vogliamo chiamarla, della NCAA, dove ha vinto appunto il titolo nei 200 metri. Ma tornando un po' al protagonista di questo video, cioè Issam Azinga, stando al database della World Athletics, lui ha iniziato a gareggiare solo nel 2023, dove ha già fatto cose pazzesche. Infatti a livello indoor ha fermato il cronometro a 6,57 nei 60 metri, 33,57 nei 300 metri e soprattutto il tempo che fa più scalpore è il 20,48 nei 200 metri. Il che è stato anche il record delle scuole superiori negli Stati Uniti, che quindi non è poca roba. E questi tempi dei 60 metri e dei 200 metri lo collocano rispettivamente al sesto posto all time e al terzo posto all time tra gli under 20 di sempre. Quindi a livello indoor avremmo già potuto capire che questo sarebbe stato un atleta da seguire a livello outdoor, però non mi sembra che nessuno ne abbia parlato a livello indoor quest'anno, quindi è passato un po' in sordina il suo risultato. Poi nella stagione all'aperto questo 9,83 non è stato il suo esordio, ma lui ha già effettuato diverse gare quest'anno, perché nei 100 metri ha già corso un 10,10 e un 10,15 entrambi con vento regolare, e nella stessa giornata in cui ha corso il 10,15 nei 100 metri ha fermato il cronometro anche a 20 secondi e 11 centesimi nei 200. E qui parliamo già del 10° atleta di sempre nei 200 metri all'aperto tra gli under 20, dove il record sembra ovviamente fuori portata perché c'è quell'incredibile 19,49 di Arion Knighton, che tra l'altro ne ho parlato anche in un video, ve lo lascio qui o qui, non so da che parte, il link al video stesso. E poi adesso a livello di outdoor dovremo vedere quanto migliorerà nel proseguo della stagione, soprattutto nei 200 metri, perché stando ai risultati, stando a quanto sta facendo, sembra più un 200ista rispetto a un 100metrista. E giusto per darvi qualche riferimento per capire come proseguirà la stagione, vi dico che Usain Bolt faceva 19,93 a livello dei 200 metri da under 20, Noah Lyles faceva 20,09 e il più recente Tebogo ha fermato il crono a 19,96 l'anno scorso, sempre da under 20. Però in realtà non è che Issam Azinga corra soltanto da quest'anno, perché spulciando un po' nell'internet ho trovato il suo canale YouTube dove lui pubblica anche diversi video delle sue gare, che tra l'altro vi lascio il link in descrizione, così se volete un po' sbirciarlo potete andarlo a vedere in totale tranquillità senza doverlo cercare. E guardando appunto i suoi video pare chiaro che è almeno dal 2021 che lui gareggi nell'atletica, e da lì si possono ricavare alcuni risultati. Per esempio nei 100 metri nel 2021, quando aveva 17 anni, quindi era un under 18, correva già in 10,62 i 100 metri e in 21,64 i 200. E poi ha provato anche i 400 metri con 48,17, che questi sono risultati non così eclatanti. Non parliamo di uno che dici sarà un nuovo campione, sarà uno dei più grandi talenti di sempre. E in realtà stessa cosa si può dire per i risultati dell'anno successivo, perché nel 2022 è migliorato in entrambe le specialità, soprattutto nei 200 metri, perché nei 100 metri ha fatto 10,46, mentre nei 200 è sceso sotto i 21 con un tempo di 20,76. E anche qui in sostanza è un atleta forte, perché comunque parliamo di un atleta che l'anno scorso a 18 anni faceva questi risultati. Però non era quell'atleta devastante che abbiamo visto quest'anno, quindi la sua vera esplosione è stata appunto nel 2023, quindi potremmo considerarlo a tutti gli effetti un nome nuovo nella scena mondiale, a livello giovanile ovviamente. Però cercando ancora più indietro, cercando altre notizie su Azinga, ho visto che a livello di Instagram il suo primo post riguarda il calcio ed è datato 2019, quindi probabilmente fino al 2019 perlomeno è stato un calciatore, e poi tra il 2020 e il 2021 c'è stato il passaggio all'atletica. Segno questo che è un atleta abbastanza recente nel nostro mondo. Anche a livello di carisma è un atleta che sembra che possa darci molto in termini di restituzione nell'atletica, perché durante un'intervista realizzata post 20,48 a livello indoor è stato intervistato e sembrava molto spigliato, sembrava molto estroverso e a suo agio davanti a una telecamera. Continuava a scherzare comunque con le presentatrici e sembra essere anche una persona molto positiva a livello di carattere.
perché in totale tranquillità lui ha detto che era totalmente scioccato con il risultato di 20,48 e che lui non pensa in realtà ai tempi, pensa semplicemente di fare meglio ogni singola volta, ogni singola gara a cui partecipa. Però sembra veramente una persona molto genuina, molto anche carismatica secondo me, perché sembra un atleta con cui si possa entrare molto in sintonia. E date tutte queste premesse, ovvero è un figlio d'arte di due atleti forti, non certamente di classe mondiale, però parliamo di gente che è andata ai Giochi Olimpici. È un atleta ancora relativamente giovane per quanto riguarda la carriera sportiva, dato che fa atletica da massimo 4 anni. Mettiamo caso che ha iniziato nel 2019, quindi è davvero da poco che fa atletica. E visti i risultati fino ad adesso, sembra chiaro che ne sentiremo ancora parlare per almeno tutto il 2023, perché manca soltanto una gara con vento regolare e un risultato sotto i 10 potrebbe farlo. E addirittura tra qualche mese potremmo dire: ragazzi, guardate che è il nuovo detentore del record mondiale under 20. Nei 100 metri ovviamente, perché i 200 siamo su un altro pianeta. E quindi veramente mi sento proprio di dirvi: puntate su questo atleta. Se dovete pensare a qualcuno di forte giovane, puntate su Asinga, perché secondo me appunto ci sono tutte le premesse per far sì che sarà uno delle prossime stelle dell'atletica. Però come minimo adesso che l'ho detto, di sicuro domani comincerà a fare curling e abbandona totalmente l'atletica. In generale comunque si sta delineando la prossima generazione di velocisti a livello mondiale, perché abbiamo ovviamente Issam Asinga, di cui ho parlato per tutto il video, abbiamo il già citato Tebogo che quest'anno è passato all'atletica senior dato che non è più un under 20, abbiamo poi Erion Knighton e Bowaiji Nkrumah, credo che si dica così, che sono coetanei di Asinga, e quest'ultimo atleta Nkrumah è un under 20 giamaicano che è diventato il terzo atleta di sempre sotto il muro dei 10 secondi nei 100 metri, fermando il cronometro a 9,93, con vento praticamente nullo considerando che era 0,3, quindi anche lui teniamolo d'occhio. E poi infine c'è da citare il thailandese Puribol Bonson, che è un 2006, quindi ancora under 18, ma che ha già il record mondiale di categoria con 10,09. Ed è anche il terzo di sempre nei 200 metri con 20,19, quindi anche lui ovviamente è uno degli osservati speciali per il futuro. E con questo vi ho concluso l'approfondimento su Issam Asinga, che probabilmente non sapevate neanche chi fosse, anche perché bene o male tutto il mondo non sa assolutamente chi sia questo atleta. E date tutte queste premesse mi sembrava il caso di approfondirlo, visto che probabilmente ne sentiremo parlare a lungo di lui. Si spera perlomeno. Quindi vi lascio come al solito lo spazio sotto nei commenti per farmi sapere cosa ne pensate di questo atleta, ma anche degli altri atleti che ho citato in questo video. E vi ricordo di lasciare un mi piace al video per supportare un po' il canale e di iscrivervi nel caso non l'aveste ancora fatto. E quindi a me non resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao ciao!